Buondì a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo elegantissimo vestito a maniche lunghe che io ho deciso di chiamare vestito Ice Crystal. Questo perché il motivo ricorda un po' appunto i cristalli di ghiaccio, così come anche il filato che ho scelto. Il filato in questione è quello della Mistrico Filati linea Superstar, che se ricorderete io ho già utilizzato in un grigio più scuro per poter realizzare il vestito top down e nel blu per poter realizzare il cardigan, il mini cardigan. Questa volta ho optato per un grigio più brillante che è lo 01 e al suo interno ha sia la me che le micro paillette. Per poter realizzare l'intero vestito, che è comunque una taglia S, e ho lavorato con un centro del 3,5 e con un centro numero 3, ho utilizzato 400 grammi di questo filato. In descrizione vi lascio il link della merceria Coleti da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Mi raccomando, per chi è una taglia M o L oppure anche una taglia S ma lo vuole più morbido, vada per una taglia S a comprare almeno 450 grammi di filato, se non anche 500. Per una taglia M optate per 550 grammi, per una taglia L almeno 700 grammi. Questo se volete comunque un vestito. Se invece volete fare una maglia potete anche diminuire di 100 grammi, però tenetevi sempre belle larghe quando comprate il filato in modo da averne a sufficienza per poter fare la creazione che desiderate. Ricordatevi sempre che con quello che vi avanza potete fare uno scaldacollo con lo stesso punto in modo che si abbini al vestito o alla maglia nel caso decidiate di realizzare una maglia. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, il motivo viene fuori ripetendo 4 giri. Io ho iniziato a lavorare con il 3,5 partendo dal basso con la lavorazione in tondo, sono arrivata agli scalfi, ho diviso la parte avanti dalla parte dietro lavorando in giri di andata e ritorno e ho cucito poi all'altezza delle spalle. Una volta fatto ciò, con un centro numero 3 sono andata a realizzare le maniche. Non le ho fatte molto lunghe perché se metto i bracciali non voglio che la maglia possa tirarmi i fili, quindi li ho fatti di 2 cm un po' più corti rispetto al solito, proprio per evitare questo inconveniente. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla e se è così mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul mio blog www.incentando con Elsa, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o con l'hashtag Incentando con Elsa. Un'ultima cosa, mi dispiace che la voce è un po' rauca, ma ho il mal di gola da un po', spero che mi passi il prima possibile e vi informo già che comunque da questo mese in poi fino alla fine di dicembre alternerò dei video con progetti importanti, quindi con altri maglioni, altri vestiti, altre stole, a video un po' più piccoli, un po' più facili da realizzare come sciarpette, cappelli e guanti. Questo perché sapete che durante il periodo invernale diventa più difficile riuscire a fare progetti importanti perché si iniziano a fare i regalini e quindi comincio a fare i cappellini per le amiche, gli scaldacolli, quindi presumo che farò dei video anche di queste cose in modo tale da non tenere il canale troppo fermo e a darvi anche a voi spunto per qualche idea rapida e veloce da poter realizzare. Quindi detto tutto ciò, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro vestito io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Superstar, che se ricorderete è lo stesso che ho utilizzato anche per creare l'abito Superstar e anche il mini cardigan. Questa volta ho optato per il grigio 01, che è un grigio molto brillante, il colore intendo è lo 01, che è un grigio molto brillante. Vi ricordo che al suo interno ha sia la me che le micro paillette. Allora, io ho montato 143 catenelle, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 13, quindi mi raccomando, per chi lo deve fare più largo, anche se è una taglia S, vado ad aumentare di 26 catenelle se lo vuole più morbido, se lo vuole leggermente più morbido va bene solo un motivo. Per una taglia M andate ad aumentare di almeno 5 motivi, per una taglia L aumentate di almeno 8-9 motivi. Detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro. Io lavorerò con un centro del 3,5 e come vi ho detto ho montato 143 catenelle. E andiamo a fare il primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una maglia alta nelle successive 9 catenelle, in modo da avere un totale di 10 maglie alte, perché una l'abbiamo già fatta, quindi andiamo alla successiva 2, andiamo alla successiva 3, andiamo alla successiva 4, andiamo alla successiva 5, andiamo alla successiva 6, andiamo alla successiva 7, maglia alta successiva 8, maglia alta successiva 9,
maglia alta successiva 10. E a questo punto realizziamo 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo 3 catenelle di base, entriamo nella successiva e andiamo a fare di nuovo 10 maglie alte, una in ogni catenella. Questo sarà tutto il nostro primo giro, quindi una maglia alta in ogni catenella per avere un totale di 10 maglie alte, quindi 3, successiva 4, successiva 5, successiva 6, successiva 7, successiva 8, successiva 9, successiva 10, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, quindi farò questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto le 3 catenelle, salto le 3 catenelle di base, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, con una maglia bassissima mi porto dove ho la terza delle mie 10 maglie alte, quindi scusatemi, vado a fare una maglia bassissima fino a ritrovarmi dove ho la terza delle mie 10 maglie alte e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale di 6 maglie alte, quindi una già l'ho fatta. Vado nella successiva 2, vado nella successiva 3, vado nella successiva 4, vado nella successiva 5, vado nella successiva 6, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto le ultime 2 maglie alte, vado nell'archetto di 3 catenelle, entro nella seconda e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, quindi prendo il filo, salto le prime 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare la mia prima maglia alta. Vado a fare un totale di 6 maglie alte, una sopra ogni maglia alta precedente, quindi una già l'ho fatta, vado a fare la seconda, vado in successiva 3, vado nella successiva 4, vado nella successiva 5, vado nella successiva 6, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto le ultime 2 maglie alte, entro nella seconda delle 3 catenelle, vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, salto le prime 2 maglie alte e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto la maglia bassa e le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto con delle maglie basse mi porto dove ho la terza delle mie 6 maglie alte e mi alzo facendo 3 catenelle che equivale alla mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, prendo il filo, rientro e vado nella maglia alta successiva e vado a fare la mia seconda maglia alta. E a questo punto realizzo 3 catenelle, 1, 2, 3, salto le ultime 2 maglie alte, entro nella seconda catenella del gruppo di 3 e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo, entro nella seconda delle 3 catenelle, vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo e ricomincio da capo, quindi salto le prime 2 maglie alte, entro nella terza e faccio la mia prima maglia alta, vado nella maglia alta successiva e faccio la mia seconda maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto le ultime 2 maglie alte, vado nell'archetto di 3 catenelle, entro nella seconda catenella e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo, entro nella seconda delle 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto per terminare anche il terzo giro, ho fatto l'ultima maglia bassa e le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e faccio una maglia bassissima. Quarto giro, adesso dobbiamo riandare a rifare le maglie alte, cioè quindi siamo andate a diminuire le maglie alte, adesso le dobbiamo riaumentare e faremo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva.
prendo il filo, una maglia alta sopra la prima dentro la prima delle mie 3 catenelle, prendo il filo, una maglia alta nella seconda delle 3 catenelle, 3 catenelle, 1 2 3, prendo il filo, vado nell'archetto successivo, entro nella seconda delle 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, prendo il filo, salto la prima delle 3 catenelle, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta, vado nella catenella successiva e faccio un'altra maglia alta e adesso ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta nella prima delle 3 catenelle, una maglia alta nella seconda delle 3 catenelle. Vedete, da 2 sono passata di nuovo ad avere 6 maglie alte come era nel secondo giro, quindi 3 catenelle, 1 2 3, vado nell'archetto successivo, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, prendo il filo, salto la prima delle 3 catenelle, entro nella seconda e realizzo una maglia alta, vado nella terza catenella e realizzo una maglia alta e ricomincio da capo. Facciamo l'ultima volta insieme, quindi prendo il filo, entro nella maglia alta e realizzo una maglia alta, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, 3 catenelle, scusatemi, no, prendo il filo, vado nella prima delle 3 catenelle e realizzo una maglia alta, vado nella successiva e realizzo la mia maglia alta e ne ho realizzate così 6, 3 catenelle, 1 2 3, vado nell'archetto successivo, entro nella seconda delle 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, prendo il filo, salto la prima delle mie 3 catenelle, entro nella seconda e realizzo una maglia alta, vado nella catenella successiva e realizzo la mia maglia alta. Devo continuare a fare questo per tutto il mio quarto e ultimo giro, poi si ricomincerà dal quinto, ma lo faremo anche in questo caso insieme perché abbiamo una base diversa rispetto alla precedente e anche per farvi vedere come poi appunto si formerà il nostro fiorellino centrale qui. Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto le ultime 2 maglie alte, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima e vedete mi trovo anche in questo caso 6 maglie alte. Adesso bisogna ricominciare dal primo giro e come vi ho detto vi faccio vedere un attimo come si fa perché abbiamo una base diversa, quindi andrò a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte successive, quindi 1 2 3, di nuovo una maglia alta nella prima catenella, una maglia alta nella seconda catenella, 3 catenelle, 1 2 3, salto l'ultima catenella, salto la maglia bassa, salto la prima delle 3 catenelle, entro nella seconda e vado a fare la mia prima maglia alta, vado nella catenella successiva e faccio la mia seconda maglia alta e quindi mi ritrovo a dover fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1 2 3 4 5 e 6, che in realtà sono 8 perché noi abbiamo fatto anche queste due qui, quindi 8, devo fare gli ultimi 2 per avere 10 come era nel primo giro, quindi vado nella prima catenella e faccio la mia nona maglia alta, vado nella catenella successiva e faccio la mia decima maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3 e ricomincio da capo saltando l'ultima catenella, saltando la maglia bassa, saltando la prima catenella, entrando nella seconda e facendo una maglia alta, vado nella successiva, di nuovo maglia alta e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 8 maglie alte e poi andremo a fare le ultime sopra le catenelle. Quindi vedete alla fine si formeranno questi fiorellini che sono molto carini, molto eleganti, soprattutto per il tipo di filato che sto utilizzando. Si ricomincerà poi partendo sempre dal secondo, il terzo e ripetendo tutti i giri. Io sto ripetendo il primo. Voglio solo farvi vedere una cosa appena terminerò anche di nuovo il primo giro, perché giustamente noi adesso dobbiamo tornare a diminuire, però qui abbiamo un inizio diverso rispetto a come stavamo qui, perché qua abbiamo fatto, se vi ricordate, delle maglie basse, bassissime,
per poter iniziare. Qui andremo a diminuire in un'altra maniera, quindi io finisco comunque il primo giro, vi faccio vedere un attimo il secondo giro, giusto per farvi capire bene il procedimento qual è, e poi continuerete da sola per tutta la lunghezza. Sto terminando di nuovo il primo giro e come vedete io ho fatto 4 maglie alte, 6 ne avevo già fatte all'inizio del giro, quindi vado a chiudere facendo una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Come vi ho detto, io adesso devo andare a fare il secondo giro e faremo in questa maniera. Andiamo a fare 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta, una maglia alta sulle successive 3 maglie alte, per un totale in questo caso di 4 maglie alte. E adesso vado direttamente a fare subito le mie 3 catenelle, quindi 1 2 3, perché io adesso da 10 devo passare a 6 maglie alte e avrò 6 maglie alte perché quando andrò a chiudere il giro salterò le prime 2, andrò a fare le ultime 2 maglie alte e quindi mi ritroverò con 6 maglie alte. Quindi ho fatto 3 catenelle, entro nella seconda delle 3 catenelle del giro precedente, faccio una maglia bassa, di nuovo 3 catenelle e di nuovo salto le prime 2 maglie alte, una maglia alta nelle successive maglie alte, per un totale quindi di 6 maglie alte. 3 4 5 e 6, e di nuovo devo saltare quindi le ultime 2 maglie alte e vado a fare le mie 3 catenelle. Quindi vedete, io ho ricominciato, sto facendo quindi il mio secondo giro e ho riniziato così il mio fiorellino, oppure in realtà dipende un po', perché secondo me c'è chi vedrà dei fiori, chi vedrà delle figure geometriche, ma è la stessa cosa. E quindi io continuerò a lavorare in questa maniera i giri che devo andare a fare fino ad arrivare allo scalfo delle mani, per le maniche. A quel punto dividerò la parte dietro dalla parte avanti e vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto il motivo. Come motivo io non conterò i 4 giri, ma conterò i fiori, quindi vi dirò quanti fiori in lunghezza ho. Questo è il mio primo, quindi vi dirò dopo 8 fiori, quindi dopo aver ripetuto il motivo 8 volte, adesso vado a fare gli scalfi. Allora, dal basso verso l'alto io ho ripetuto il motivo per 12 volte, quindi mi raccomando, chi sta facendo come me un tubino, quindi che con la che va a minigonna, ho ripetuto 12 motivi. Per una maglia potete fermarvi secondo me anche al nono, se non anche all'8º giro, dipende un po' da quanto volete lunga la maglia, o se volete il tubino anche più lungo fate qualche motivo in più. E nel fare i motivi io ho ripetuto anche il primo giro dei 4 che stiamo andando a fare. E una volta fatto di nuovo il primo giro sono andata a contare in orizzontale i miei motivi, contando quindi le strisce di 10 maglie alte, e ne ho contati 11, quindi ne ho messi 4 avanti, 4 dietro, 5 avanti, perché io vi ricordo sempre che il motivo dispari va messo sul davanti perché abbiamo il seno, e 2 di lato. Quindi ripeto, ho 11 motivi, 4 dietro, 5 avanti, 2 di lato. Per i marcatori, in quelli di lato sono andata a mettere il marcatore tra le 10 maglie alte, quindi 5 da una parte e 5 dall'altra. Stessa cosa qui, prima del mio primo motivo, quindi in quello laterale, ho messo il marcatore dove ho 5 maglie da questo lato e 5 maglie dietro. E a questo punto continuerò a lavorare lo stesso motivo, però facendo giri di andata e ritorno, e quindi non più giri di come si dice, giri tutto tondo, e vi farò vedere naturalmente come procedere. Inizio quindi il mio secondo giro, perché vi ricordo che il primo giro del motivo l'ho fatto prima di andare a fare la separazione, e vado a fare della parte avanti e dalla parte dietro, e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Quindi 1 2 3, prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare una seconda maglia alta. Questo mi servirà perché poi mi troverò di nuovo con 2 maglie alte come mi trovo qui, e troverò 2 maglie alte sia da questo lato che quando lavorerò da quest'altra parte, altrimenti mi trovavo alla fine con una sola maglia alta e non sarebbe andata bene. Quindi adesso vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, ho quindi 4 maglie, e adesso vado a lavorare normalmente, salto le ultime 2, vado a fare 3 catenelle, entro nella seconda delle 3 catenelle e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, salto le prime 2 maglie alte e vado a lavorare normalmente. Continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare alla fine del mio secondo giro, che vi ricordo lo chiamo secondo perché comunque il primo l'ho fatto prima di fare la divisione con i marcatori. Continuo così, vi farò vedere come finire il secondo e come poi iniziare il terzo.
Sto per terminare il secondo giro, vi ricordo perché lo chiamo secondo giro, perché il primo l'ho fatto prima di fare la divisione dei marcatori. Salto le prime due maglie alte, vado a fare una maglia alta sopra la terza maglia alta, una maglia alta sopra la quarta maglia alta, due maglie alte sopra la quinta, quindi prima del marcatore, quindi una e due. Mi giro con il lavoro e vado a fare il terzo giro, e ora vedete io mi troverò due maglie alte come mi trovavo nei motivi precedenti, quindi vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, salto le due maglie alte finali e vado a fare, entro nella seconda delle 3 catenelle, faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, vado nell'archetto successivo, entro nella seconda delle 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, e mi ritrovo a fare, salto le prime due maglie alte, vado a fare 2 maglie alte e salto le ultime due. Continuerò quindi a lavorare il mio terzo giro, vi farò vedere come terminare il terzo giro e naturalmente come ricominciare il quarto giro. Poi sarà sempre tutto normale come abbiamo sempre lavorato. Dal quarto giro è facile, andrete a fare di nuovo il primo giro e andrete ad aumentare quindi sempre le maglie alte per poi tornarle a diminuire quando farete il secondo giro. Quindi lavoreremo normalmente come stiamo sempre lavorando. Io comunque finisco il terzo giro e vi faccio rivedere come fare anche il quarto. Quindi sto per terminare il terzo giro, fatto le 3 catenelle, salto le prime due maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, entro nella terza catenella che equivaleva alla prima maglia alta e vado a fare la mia seconda maglia alta. Mi giro con il lavoro e vado a fare il quarto giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta nella catenella, nella prima catenella, una maglia alta nella seconda catenella e poi 3 catenelle, 1 2 3, vado nella catenella successiva, entro nella seconda delle 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, salto la prima delle 3 catenelle del gruppo successivo, entro nella seconda e faccio una maglia alta, entro nella successiva e faccio una seconda maglia alta, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta e ricomincio facendo una maglia alta nelle prime 2 catenelle, 1 e 2, quindi sono tornata ad avere 6 maglie alte. Quindi adesso terminerò il giro facendo sempre 2 maglie alte nelle ultime 2 catenelle, 2 maglie alte sopra le 2 maglie alte, e nel giro successivo andrò di nuovo ad aumentare perché devo trovarmi poi di qua che ho di nuovo le mie 10 maglie alte, perché da 6 passerò a 10 e poi ricomincerò a diminuire. Quindi questi sono i giri che andremo sempre a ripetere. Vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo. Io per motivo vi intendo sempre che alla fine si forma il nostro fiorellino, quindi questo, spero che si riesca a vedere, sì, si vede, fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Terminato il pezzo avanti andrò a fare la stessa cosa nel pezzo dietro e poi cucirò le spalle, vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e andremo a fare anche le maniche. Non so se farò delle maniche lunghe, in realtà penso che farò più delle maniche a 3/4 perché voglio che sia un vestito che si possa indossare durante le feste di Capodanno, quindi non lo voglio fare troppo pesante, questa volta appunto più sulla bellezza, diciamo così, che sul caldo, visto che abbiamo fatto tanti maglioni già per l'inverno, quindi questa volta appunto su un qualcosa di più sofisticato, se così vogliamo mettere e vogliamo dire. E comunque la stola che ho fatto nel video precedente è perfetta per essere indossata, il coprispalle che ho fatto il video scorso è perfetto per essere indossato sopra qui. Comunque io adesso terminerò questo giro, vi farò vedere naturalmente come terminare e come iniziare il prossimo e poi da lì procederete da sole. Quindi sto terminando il quarto giro, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta sopra l'ultima catenella, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta all'interno della terza catenella. Ho così 4 maglie alte. Mi giro con il lavoro e vado a fare di nuovo il mio primo giro, quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta,
una maglia alta nella prima catenella, una maglia alta sopra la seconda catenella, 3 catenelle, 1 2 3, e vado a lavorare normalmente. Quindi salto l'ultima catenella, salto la maglia bassa, salto la prima delle 3 catenelle, entro nella seconda e vado a fare la mia prima maglia alta. Vado nella catenella successiva e faccio la mia seconda maglia alta e poi procedo normalmente e ricomincerò poi dal secondo giro, perché vi ricordo che questo è il nostro primo per quanto riguarda il motivo, e vedete si sta appunto creando il nostro fiorellino. Quindi continuerò a lavorare in questa maniera e, come vi ho detto, alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro, quindi vi cucirò e vi dirò quanti centimetri ho cucito. Credo che lascerò lo scollo bello largo o non lo lascerò stretto, questa volta lo farò un bello largo e poi andremo a fare le maniche. Allora, io ho realizzato alla fine 3 motivi, quindi 3 fiorellini, 1 2 3, ripetendo poi alla fine anche il primo giro per completare appunto il primo fiorellino. E ho fatto la stessa cosa dietro, quindi davanti e dietro ho ripetuto i motivi per averne 3 e poi sono andata a cucire e ho cucito in questa maniera. Ho cucito le prime 6 maglie alte che avevo di lato, le 3 catenelle e le restanti 10 maglie, e ho fatto la stessa cosa qui, in modo da avere in orizzontale 2 motivi liberi dietro e 3 dietro. La mia testa passa benissimo. Mi raccomando, se voi avete bisogno di allargarlo un po', potete fare cucire meno. Io vi avevo detto all'inizio che volevo fare un scollo largo, ma alla fine mi sono detta che facendo anche le maniche sarebbe venuto troppo largo, quindi mi va bene farlo invece una via di mezzo, e per questo ho cucito in questa maniera sia da questo lato che da quest'altro, e adesso posso andare a fare le maniche. Per realizzare le maniche quindi io partirò dallo scalfo e sia da qua sotto. Qui dove ho le 2 maglie alte di un lato e le 2 maglie alte dall'altro lato. Mi aggancio dove ho la prima maglia lato di orizzontale da questa parte. Mi aggancio con il filo e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Prendo il filo, scusate così vedete meglio, prendo il filo, rientro dentro la stessa maglia alta verticale e faccio una seconda maglia alta. Vado nella maglia tra le 2 maglie alte verticali, quindi 1 e 2, vado qui e faccio la mia terza maglia alta. Vado nella maglia alta verticale e faccio la quarta maglia alta. Vado nel foro di incrocio tra le 2 maglie alte e faccio una maglia alta. Vado nella maglia alta verticale e faccio una maglia alta e sono a quota 6. Vado nell'incrocio delle maglie alte e vado a fare una maglia alta e sono a quota 7. Vado nella maglia alta orizzontale e faccio una maglia alta e sono a quota 8. Vado nell'incrocio delle maglie alte e sono a quota e faccio una maglia alta e sono a quota 9. Vado nella maglia alta verticale e vado a fare una maglia alta e sono a quota 10. 3 catenelle, 1 2 3, salto l'incrocio, salto la maglia alta, salto anche incrocio, vado direttamente dove ho salto quindi una maglia alta verticale, vado in quella successiva e faccio la mia prima maglia alta e ricomincio da capo. Una maglia alta dove ho la maglia alta verticale orizzontale, una maglia alta dove ho l'incrocio delle maglie alte orizzontali e rifaccio di nuovo 10 maglie alte. Continuo così per tutto il giro, quindi io sto facendo di nuovo il primo giro del mio motivo. Terminato questo giro farò di nuovo il secondo e vi farò vedere come, e continuerò quindi a lavorare la mia maglia, la mia manica. Penso che a questo punto farò una manica lunga perché mi sono provata il vestito e secondo me fare una manica lunga va bene, quindi adesso continuerò questo facendo quindi 10 maglie alte alternate a 3 catenelle, vi dirò quante volte è venuto fuori il motivo e vi farò vedere come fare il secondo giro. Primo giro facendo le 3 catenelle ed entrando nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta, e io ho fatto il motivo 4 volte in orizzontale. Naturalmente se voi dovete fare una manica più grande fatela più grande. Una cosa che non vi ho detto è che io sono passata a lavorare con l'uncinetto il numero 3, quindi se fino adesso ho lavorato con l'uncinetto del 3,5 per le maniche con il 3, e per iniziare il secondo giro vado a fare quindi le maglie bassissime per saltare le mie prime 2 maglie alte
e dalla terza incomincio a fare le mie 3 catenelle e poi a lavorare normalmente le mie 6 maglie alte e lavorare come abbiamo lavorato normalmente per il corpo del vestito. Quindi continuerò, alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro per arrivare alla fine al mio polso, e farò un piccolo bordino per stringere un po' il polso, perché so che altrimenti la lavorazione resta larga e invece la voglio stringere un po', quindi farò 2 giri penso di maglie alte, ma vedremo in seguito. E lo stesso bordino poi lo andrò a fare anche sotto al tubino. Ho ripetuto i giri per i motivi per 10 volte, quindi dallo scalfo fino al polso ho ripetuto i giri 10 volte, i motivi 10 volte, e adesso andrò a fare 2 giri di maglie alte che mi servono per stringere un po' la lavorazione, e farò in questa maniera. Andrò a fare 3 catenelle che sono sempre la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, e una maglia alta nell'archetto di 3 catenelle, in modo tale appunto da stringere la lavorazione, e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, fino a che non avrò quindi 10 maglie alte. Poi andrò a fare una maglia alta nell'archetto di 3 catenelle. Il giro successivo farò di nuovo un giro di maglie alte, oppure se vedo che è ancora largo andrò a stringere un po' lavorando 2 maglie insieme ogni tanto, ma penso che farò normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta, e farò poi questi 2 giri di maglie alte sia come bordino nell'altra manica, ma anche sotto qui al vestitino, in modo da poter richiamare il bordino delle maniche con sotto al vestito del tubino, mentre non farò altrettanto sullo scalfo. Lo scalfo voglio lasciarlo così come del collo, questo lo voglio lasciare così come viene. Quindi ripeto, io adesso andrò a fare 2 giri di maglie alte, farò l'altra manica, andrò a fare poi 2 giri di maglie alte anche sotto, e a quel punto il mio tubino sarà terminato.